Ciao ragazzi e benvenuti nel mio canale YouTube. Oggi andremo a inaugurare una nuova serie di video chiamata Camelot Backstage, dove vi farò vedere come ho realizzato i video che potete trovare qui in alto, che riguardano appunto performance eseguite con Camelot e tutto ciò che ruota attorno, quindi andremo a vedere anche casi piuttosto particolari. Eccoci qua all'interno di Camelot Pro. Come potete notare sono presenti 8 scene. Andiamo prima a vedere però quello che riguarda la timeline, quindi la gestione delle sequenze. Questo è un caso molto particolare perché chiaramente in sequenza ho dovuto inserire anche parti che saranno poi suonate dal vivo da musicisti, ma per esigenze di video le ho dovute inserire ugualmente. Quindi abbiamo la parte della batteria, il basso e tutte le chitarre. La particolarità in questo caso è quella di aver assegnato ad ogni traccia o ad ogni gruppo di tracce sulla base dello strumento. Per esempio le chitarre, come potete vedere, confluiscono tutte in un gruppo chiamato appunto guitar, basso va al basso e la batteria va alla batteria, quindi sono uscite separate per ogni tipologia di strumento. Questo perché attraverso la mia scheda audio e soprattutto attraverso la possibilità per la mia scheda audio di elaborare il segnale in tempo reale anche con l'utilizzo di plugin interni, sono riuscito a mixarlo intanto in tempo reale e a ottenere la sonorità che cercavo. Torniamo a Camelot, eccolo qua. Torniamo a Camelot e andiamo a esaminare come ho impostato il tutto. Allora, la maggior parte dei plugin nel mio caso vengono precaricati all'avvio di Camelot per questa setlist. Sono imposti infatti nella setlist rack. Questo perché in questo modo posso attingere dalle sonorità di questi plugin in qualunque momento e in qualunque brano, quindi in qualunque brano e in qualunque scena, perché i plugin sono sempre pronti all'uso. In questo caso alcuni sono disattivati, ma su questa funzione poi parleremo in maniera molto più approfondita in un video dedicato. Quindi abbiamo tutti questi plugin inseriti in setlist rack, abbiamo altresì un plugin che è il Rhodes inserito in song rack, mentre come layer di scena c'è banalmente un blocchetto MIDI program e uno MIDI true. Andiamo a vedere perché la motivazione che mi ha spinto a scegliere di porre il plugin Stage 73 V2 di Arturia all'interno della song rack. Il ragionamento è molto semplice. Siccome questo timbro mi serve praticamente in tutte le scene che costituiscono poi il brano Beat It, ho deciso di caricarlo una volta sola e grazie a questo layer true posso pilotarlo in qualunque momento io voglia, in questo caso in tutte le scene. Qual è il ragionamento? È utilizzare meno istanze possibili e quelle che sono i miei plugin preferiti, mettiamola così, preferiti, o quelli che comunque utilizzo più spesso e che soprattutto siano compatibili col program change, perché questo è fondamentale, io me li metto tutti in setlist rack in modo da poterli richiamare in qualunque caso. E un altro accorgimento importante è quello di disattivarli quando non servono, e cioè se voi fate caso, per esempio questo è l'intro, no? Vedete tutti questi plugin belli che sono disattivati. E come faccio a disattivarli? Attraverso la funzione unlink. Ok, io in questo modo in questa scena ad esempio battery ce l'ho disattivato. Se invece è libero, così in chiaro diciamo così, è libero all'utilizzo. A cosa mi serve battery? Ad esempio battery in questo caso mi serve per inviare i campioni in tempo reale, quindi l'intro c'ho questo tipo di effetto che è allo starter del brano, oppure durante ad esempio i versi capita di avere bisogno di mandare dei sample di effetti vocali, per esempio, no? Quindi
E come lo faccio questo? Lo faccio attraverso Battery, che è un campionatore, è una sorta di campionatore per batterie in teoria, ma che io ho riciclato per utilizzare i campioni. Vediamo poi una istanza di Stage 73 V2 di Arturia caricato in Song Rack. Questa scelta è stata dettata dal fatto che dovrò utilizzarlo praticamente in tutte le scene, quindi aveva poco senso caricarlo 8 volte. Questo perché porta dei vantaggi non indifferenti, ovvero al caricamento del brano Camelot dovrà caricare solo una volta lo stage 73 e non 8, quindi velocizzando di fatto il passaggio tra una song ed un'altra. Vi faccio vedere ad esempio caricandola, come potete vedere è già pronta, no? Quindi è passato un secondo, e considerate che nel frattempo il computer sta registrando lo schermo e sta registrando anche l'audio attraverso Logic Pro. Quindi come potete vedere, il livello della CPU è intorno, si attesta intorno sempre ai 50-60%, e questo è una costante per tutto il brano. Quindi con tutta una serie di plugin aperti, anche piuttosto pesantucci, diciamo, sono riuscito a ottenere un livello di efficienza molto importante, che mi fa stare tranquillo che non va a deteriorare quelle che sono le qualità sonore, come potete sentire appunto ascoltando il brano. Allora, il primo suono che utilizzo è quello dell'intro, che è questo. Allora, come è costruito questo suono? È costruito banalmente con Analog Lab, o meglio con la V-Collection, utilizzando due plugin. Uno è il Synclavier e l'altro è il clone, praticamente la riedizione del Farlight, che è questo qua. Ok, andiamo a sentirli singolarmente. Allora, il Synclavier fa questa parte qui, che come potete sentire è molto, con molto attacco e molto acuta, quindi mi dà quella frizzantezza giusta, mentre il Farlight come potete sentire ha un suono molto più cupo e pieno in basso, nelle medio basse assieme. Ok, poi il tutto entra in un riverbero e niente, tutto qua. Andiamo avanti. Ok, abbiamo qui 3 layer, però di questi 3 layer nella strofa ne suona solo uno, ovvero il Rhodes, che è questo, che è un Rhodes con vibrato, appunto di Stage 73. Mettiamolo un po' più centrato, così. E vi chiederete come mai allora ci sono altri 2 layer. Questi sono quelli che io chiamo precaricamenti, nel senso, so che durante il ritornello mi serviranno 2 layer, uno di suolina e l'altro una patch di analog strings generica. Io cosa faccio? Me le carico, perché potrebbe essere che magari il plugin non è ancora completamente caricato, io gli sto già inviando un control change che chiaramente in quel caso non viene letto, quindi io me li precarico nella scena precedente. Andiamo avanti al ritornello, e questa è una parte interessante perché, come vedete, ci sono 4 layer che vanno a pescare sempre dai layer di setlist. Quindi qual è il percorso del segnale? Ancora una volta, Keylab entra, MIDI true, in questo caso Rhodes, e va a pilotarmi il Rhodes. Oppure sempre Keylab, MIDI, in questo caso c'è anche il program change, ok, che chiaramente in questo caso è disattivato perché è stato già precaricato nella scena precedente, ma ce l'andiamo a vedere. Come potete vedere qui è
LSB32 Program 1, che corrisponde al mio Triton, dove c'è la patch appunto che ho creato per Bidit. Quindi andiamo avanti. Quindi in questo caso Keylab MIDI program che agisce per il volume, ok, e va al Triton che è qua sotto, su cui viene caricato appunto il suono che mi serve, che è questo. Ok, mentre l'altro layer, aspettate che tolgo il solo, l'altro layer è il layer di Solina, stessa cosa, Keylab MIDI preset, anche qui caricato già nella song precedente tramite Program Change, e va a finire nella Analog Lab, che va a finire appunto qui nel suono di Solina, che adesso mettiamo in solo. Ok, infine c'è un'altra particolarità che è quella dei cori che fanno da rinforzo armoniche, che io piloto con i pad della mia Keylab, che sfrutta una funzione molto particolare di Camelot e secondo me molto utile, che è quella di Note to Chord, che andiamo a vederci subito molto velocemente. Eccola qua. Io ho assegnato a delle note specifiche gli accordi che appunto che Camelot deve suonare per me, perché in quella parte ci sono parti diverse e chiaramente sarebbe stato complicato, ok, gestirle tutte in tempo reale, quindi utilizzo i pad appunto per suonare gli accordi che fanno i cori, quindi tutto assieme. C'è questa parte qua e poi ci sono i cori. Andiamo a vedere una cosa interessante, che il key range è estremamente limitato perché si tratta di queste note qui, quelle che poi sono assegnate alla generazione degli accordi. Andiamo avanti alla break. C'è anche poi un'altra particolarità, vedete in questo brano qui, che è quella della doppio utilizzo di Analog Lab. Questo è stato fatto per due motivi. Uno, che in questo caso vedete mi servivano due layer distinti. Uno è il solito Solina, ok, che è qua sotto, che si sente, lo sentite? L'altro è relativo al suono che abbiamo usato all'inizio, che è questo. Ok? Quindi in questo caso sto utilizzando due istanze, come possiamo vedere anche qui, di Analog Lab. Il secondo motivo è che Analog Lab non è compatibile con la transizione morbida, diciamo, del suono. Quindi molte volte, se mi servono due suoni concatenati, io utilizzo due istanze di Analog Lab, diciamo in maniera alternata. Questo mi permette di non avere stacco di suono tra una scena ed un'altra. E questo è quanto, praticamente. E noi ci vediamo quindi al prossimo video. Vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e di spuntare la campanellina per non perdervi appunto questo tipo di contenuti. Ciao!